Fare l'agricoltore non è solo curare un seme affinché cresca bene, ma è anche raccontare, divulgare la storia di un posto e di un popolo attraverso la vita contadina e dei campi. È anche essere autosufficienti dalle multinazionali e dai supermercati che non tengono conto della qualità del prodotto del contadino, vendendola a prezzi stracciati, facendo in modo che il lavoro del contadino, come sta proprio accadendo in questi anni, venga sostituito dalle grandi macchine e da altre aziende come fabbriche. Potremmo fare un orticello per poter risparmiare qualcosa, visto che quando andiamo al supermercato tutto è imballato, quindi il prezzo dell'ortaggio che non sappiamo nemmeno cosa c'è dentro e se è buono, appunto risparmiare qualcosina. Fare l'orto dà soddisfazioni e seguendo tecniche naturali come il biodinamico, la permacultura e il biointensivo possiamo avere ortaggi pieni di salute e oltre ad avere solo un campo coltivato possiamo avere un posto dove lavorare e divertirsi insieme ad altre persone per poter divulgare e raccontare storie. Con l'agricoltura possiamo esprimere e costruirci sopra i nostri sogni legati alla natura. Nelson Mandela, per meditare durante i suoi 27 anni di carcere, fece un orto e si accorse che non dobbiamo costringere le piante a produrre tanto, ma di lasciarle fare. O di non togliere le piante più piccole, perché a loro volta, forse un pochino più tardi di quelle più grandi, daranno lo stesso i loro frutti, che non saranno però di minor gusto di quelle grandi. Coltivando la terra coltiviamo parti di noi stessi che con gli anni stanno scomparendo. Dobbiamo coltivare con la natura per poter dare a lei l'opportunità di aiutarci con i problemi ambientali. Secondo me tutti i cartelli, tax e striscioni Save the Planet non sono giusti, a mio avviso. Al pianeta, se la temperatura scende o si abbassa o sale, e quindi se sale all'Antartide, come dicono, diventerà una foresta, non gliene frega un bel niente, quasi niente. Sono gli uomini che devono salvare il culo agli uomini degli anni a venire. L'agricoltura questo lo può aiutare. Se coltivi in casa o nel tuo giardino, appunto, non hai imballaggi né trasporti né sfruttamento di lavoro, non hai prezzi stracciati o cibi che non ti fanno avere una buona salute. Puoi piantare alberi per poter inverdire il tuo campo o il tuo giardino, aiutando così a assorbire un po' più di CO2. Puoi non usare pesticidi e coprire il suolo di pacciamatura per proteggerlo dal sole, dalla pioggia e dalle erbe infestanti. Puoi usare un impianto a goccia per risparmiare acqua e non gettare acqua a spruzzo come fanno nelle grandi distese di campo circa alle 2 di pomeriggio, quando l'acqua appena tocca le foglie evapora subito, soprattutto in estate. Come vedete, le cose che possiamo cambiare noi contadini sono tante, anche se non veniamo considerati tanto per queste cose, veniamo solo considerati come appunto operai della terra. Dico noi anche se ho un orto molto piccolino e mi sento un piccolo contadino e sto cercando di fare il mio meglio per aiutare o almeno anche imparare per me stesso cose che poi da grande mi serviranno. Anche se tu che stai guardando questo video fai un altro lavoro, puoi fare piccole azioni per cambiare qualcosa. E ricorda, non importa che tu sia solo quando fai quelle cose per cambiare, ma importa che tu non lo pensa che tu sia solo, perché in questo mondo ci sarà sempre qualcuno che starà pensando la stessa cosa tua in parole diverse, ma la starà facendo come la stai facendo te. Io dico, dobbiamo cambiare, se non si cambia non oso pensare cosa succederebbe. Ora, tu che guardi questo video, fai una passeggiata in natura e pensa che è anche il tuo compito curare la natura da bravo contadino, anche se non sei un contadino, qualsiasi persona. Prenditi cura di un albero, di un cespuglio, di un'aiola nella tua città e cerca di farla rinverdire, dandole acqua nelle stagioni più calde se hai un lavoro estivo, per poter anche vedere la soddisfazione di vedere crescere una pianta che te stai curando, anche perché la soddisfazione e le piante danno molto rilassamento al nostro corpo, quindi la natura legata all'orto ci dà molta salute. Cercate anche in casa di usare sempre meno imballaggi di plastica, fate quel che riuscite per sprecare meno plastica o usare prodotti meno possibili inquinanti. Io dico che l'orto, o il nostro campo, il nostro giardino, è un ambiente che va popolato, è un ambiente sano
che va usufruito e usato al meglio, sempre. Io dico sempre, il mondo è l'orto di tutti. Possiamo raccogliere, ma bisogna poi riseminare.